In questo video vedremo come riportare il Mac alle impostazioni di fabbrica, cioè nello stato in cui lo avete acceso la prima volta. Dopo questa installazione non saranno più presenti i vostri file, tutti i programmi che avete installato e tutte le impostazioni preferite del sistema. Quindi prima di procedere dovete aver cura di salvare tutto il vostro lavoro. Per prima cosa dovrete scaricare il sistema operativo. Io non dovrò scaricarlo perché l'ha già fatto un amico per me. Il file pesa circa 6 GB. Quello che devo ancora scaricare è il programma DixMaker X per creare il disco di avvio per l'installazione. Apriamo il sito e clicchiamo sul link per il download. Il browser ci avvisa che il file può danneggiare il computer, ma noi clicchiamo su Conserva perché il sito è affidabile. Apriamo la cartella Download e avviamo il programma DixMaker. Nella finestra che ci viene aperta trasciniamo il programma nella cartella delle applicazioni. Chiudiamo tutte le finestre e avviamo DixMaker. Appena avviato ci chiede per quale sistema operativo vogliamo creare il disco di avvio. Scegliamo El Capitan. Il programma ha già trovato la copia del sistema operativo. Potete cliccare su Usa questa copia, ma io preferisco selezionarlo e clicco su Usa un'altra copia e seleziono comunque la copia che mi era stata proposta dal programma. Ora ci chiede di selezionare un disco da usare. È sufficiente una chiavetta USB da 8 GB, ma io userò un disco da 1 tera che ho chiamato volume 1. Clicco su Usa un altro disco. Da questa finestra selezioniamo volume 1. DixMaker ci avvisa che l'intero contenuto del disco andrà perso. Clicchiamo su Cancella e crea il disco. Un'altra finestra ci avvisa che tra poco ci verranno chieste le credenziali di amministratore. Clicchiamo su Continua. Questo è il volume 1 e tra poco scomparirà per alcuni secondi, per ricomparire con un altro nome. Il disco è stato rinominato con una lunga sequenza di lettere e numeri. Come promesso ci vengono richieste le credenziali di amministratore. Inseriamole e confermiamo. DixMaker ora copierà tutti i file necessari per l'installazione. Il disco è pronto. Per usare il disco possiamo riavviare il Mac e premere il tasto Alt, oppure modificare le preferenze del disco di avvio. Scegliamo la seconda opzione. Il nome del disco è stato cambiato per la seconda volta. Ora impostiamo il Mac per l'avvio. Apriamo le preferenze di sistema, doppio clic sull'icona disco di avvio. In questa finestra clicchiamo sull'occhetto in basso a sinistra per abilitare le modifiche. Inseriamo le credenziali di amministratore. Selezioniamo il disco creato da DixMaker e clicchiamo su Riavvia. Confermiamo il riavvio. In questa schermata potremo cliccare subito sul pulsante Continua per installare il sistema operativo mantenendo tutti i nostri file, ma non avremo un sistema pulito. Se vogliamo ripulire il sistema, dobbiamo inizializzare prima il disco. In questa stessa schermata, nella parte alta, è presente un menu. Nel menu clicchiamo su Utility e poi su Utility Disco. Nella finestra che viene aperta selezioniamo il disco interno, Macintosh HD, che è il disco di sistema su cui normalmente si avvia il sistema operativo. Una volta selezionato, premiamo su Inizializza. Nella pop-up che appare possiamo cambiare il nome e il formato del disco. Le impostazioni di default vanno benissimo, quindi non modifico nulla. Clicchiamo su Inizializza. L'inizializzazione del disco è terminata con successo. Premiamo il tasto Fine e chiudiamo la finestra dell'Utility Disco. Ora possiamo cliccare su Continua. Dopo aver letto il contratto di licenza, premete Continua e poi Accetta per accettare i termini del contratto. Selezioniamo il disco che abbiamo inizializzato per installare il sistema operativo El Capitan.
Alla fine dell'installazione si avvierà la fase di configurazione. Questa è la lingua del sistema. Se non è presente la vostra, selezionate la casellina Mostra tutte. Scegliete il layout della tastiera, la rete, e potete configurarla in un altro momento. Se avete dati da trasferire da un altro sistema, potete farlo dopo utilizzando l'assistenza migrazione. In questa schermata potete abilitare la possibilità da parte delle applicazioni di raccogliere dati sulla vostra posizione. Al momento non lo abilitiamo. Accettiamo il contratto di licenza software. Create un utente. Nel campo nome completo potete usare anche gli spazi, per esempio Mario Rossi. Quando vi spostate nel campo nome account, questo viene impostato con lo stesso valore utilizzato per il nome completo, ma senza spazi, cioè Mario Rossi come singola parola. Questo campo può anche essere modificato, ma non usate spazi. Impostate anche una password. Scegliete il vostro fuso orario. In questa schermata potete scegliere se inviare dati sull'utilizzo del sistema. Se non volete che il sistema invii questo tipo di dati, togliete la spunta alle due opzioni. Ora vengono applicate le impostazioni scelte. Il sistema è pronto per essere utilizzato. Grazie per la visualizzazione del video e se vi è piaciuto non dimenticate di farmelo sapere cliccando su mi piace.